Nella parte 1, dopo avervi raccontato praticamente tutta la mia vita fino al 2016, vi avevo lasciato sul più bello. Vi stavo per dire cosa ho dovuto fare per poter correre, dato che la mia famiglia aveva chiuso giustamente i rubinetti. Magari non state capendo bene di cosa sto parlando perché non avete visto l'altro video. Ve lo lascio qui sotto in descrizione oppure qui sopra nelle schede da qualche parte. E mi raccomando, iscrivetevi. È gratis, ragazzi. L'anno prossimo si parte per il mondiale, tanti contenuti. Non vorrete mica perdervi. No. Quindi, tac. Iscrizione qui sotto, velocissima, rapidissima, facilissima. Bene, prima di andare al sodo devo darvi un minimo di contesto. Finita la stagione 2016, le domande che mi ponevo erano molteplici. Come poter correre guadagnando e non spendendo? Come trovare i soldi per correre nel 2017? E soprattutto, che campionato potrei fare? L'ECMA di quell'anno è stata una svolta veramente importante. Entrai all'interno della fiera e iniziarono a passarmi davanti i vari piloti MotoGP, Superbike. Io ero tipo così, perché per me erano degli dei. Era incredibile vedermeli passare a 1 centimetro da me. Eppure non venivano considerati. Cavoli, è la fiera della moto e degli eroi del genere cagati meno di zero? Non capivo. Poi a un certo punto vedo questo palco dove non riuscivo a vedere chi c'era sopra il palco e c'era una quantità di gente che voi non avete idea. Fermo un ragazzo e gli dico: ma mi spieghi chi c'è su quel cazzo di palco lì che non riesco neanche a vedere? Mi fa: Sinna Gaghiri, non lo conosci? E io no, cosa fa? È un ragazzo che fa video su YouTube, si riprende mentre va in giro e racconta il suo viaggio. Ah, perfetto. E poi mi fa: su YouTube è veramente famoso. A quel tempo Sinna, che ovviamente saluto, era attorno ai 140-150 mila iscritti ed era uno dei primi sul discorso motovlog in Italia ed era veramente apprezzato. Quindi mi fermai un attimo e dissi: sta roba è veramente potente. Anche perché nessuno nell'ambito del motorsport lo faceva in quel modo. Ovviamente parlo di piloti. L'ultimo giorno di fiera, mentre mi incamminavo verso l'uscita, sentivo i neuroni che iniziavano a mettersi in moto e a unire tutti i puntini. Sempre nello stesso periodo, NASCAR era agli albori tra Facebook e YouTube, ma stava già facendo numeri molto importanti. A quel punto mi sono detto: le aziende, gli sponsor del settore, il budget da destinare alle attività di marketing lo hanno, poche balle. Bisogna solo diventare appetibili e vendere numeri veri, non la solita fuffa della peccetta sulla tuta che la vede lo zio, il nonno e il bisnonno. Sì, bravo Luca, ma da essere un signor nessuno a diventare il numero 1 del settore, di acqua sotto i ponti ce ne passa. Quindi cosa si fa nel frattempo? Semplice, si impara dai migliori, cioè Alberto Nasca. La cosa che mi ha stupito di Alberto è che non aveva nessun motivo per aiutarmi. Visto dall'esterno, ero il classico figlio di papà aiutato dalla famiglia per correre, al contrario suo. Invece decise di aiutarmi e io cercai di insegnargli tutto quello che sapevo per farlo migliorare in moto. In questo modo, oltre a spronarci a vicenda, è nata veramente una bella amicizia. Per tutto il 2017 studiai come un pazzo editing video e cercai di assorbire tutto quello che potevo da Alberto, perché, ripeto, dalla mia famiglia non arrivavano più finanze. Quindi per permettermi di iniziare con tutto il discorso video mi serviva una fotocamera, un computer, via dicendo, e ho dovuto aspettare tutto l'anno per racimolare qualche soldino con ospitate Sky, test Pirelli, qualche bonus nelle gare e via dicendo. Ah, esatto, dimenticavo le gare. Dopo quella benedetta fiera di fine 2016 dovevo ancora capire come correre. Quindi mentre sbattevo la testa di qui e di là, passai da un mio amico a Milano, Alessandro Abati. Chi ha già visto il video dell'SH300 sa di chi sto parlando, che ha e aveva un'officina e al tempo, insieme a Federico Rinaldi, gestivano anche una squadra corse. Entrai nella sua officina e gli dissi: Ale, non c'è verso di trovare i soldi per fare anche solo un national. Mi chiedono tutti tra i 40 e i 30 mila euro. Non li ho e non posso indebitarmi per fare qualche garetta per rimanere in allenamento. Non rispose subito, però aveva la faccia di quello che la stava per sparare grossa. E difatti mi disse: penso che tu, anche in condizioni tecniche basiche, ma con intorno le persone giuste, puoi fare cose
incredibili. Se trovi 5.000 euro in questo mese e una moto in affitto, ti faccio correre io. Io a metà tra l'incredulo e il felice uscì dall'officina, ma ripiombai subito nello sbattimento più totale. Sì, tutto bellissimo, ma dove cazzo trovo 5.000 euro e una moto in affitto? Lo sapevo cosa dovevo fare, ci pensai veramente tanto. Sapevo già che questa mia idea per trovare budget avrebbe fatto storcere parecchi nasi e avrebbe, come dire, dato il via libera a chi stavo sul cazzo per parlare un po', soprattutto per il mio status sociale. Ma la scelta era semplice: o così o sarei rimasto a casa a guardare le gare sul divano. Quindi feci come molti piloti dell'isola di Man. Chiesi su Facebook e Instagram, dato che ai tempi avevo già qualche numero, insomma qualche fedelissimo che mi seguiva dai miei inizi in moto, se qualcuno voleva inserire sulla carena il suo nome e in cambio ovviamente di un piccolo aiuto economico per il sogno. Anche lì non ci speravo, ma qualche matto mi diede una mano, anche perché in passato quelle persone le avevo invitate in pista a vedere, a passare una giornata da dietro le quinte, insomma. Quindi io ho sempre pensato che quando fai del bene, quel bene certe volte ti ritorna indietro, e quello è stato uno di quei casi. Ma mancava una cosa: la moto. A un certo punto spuntò un altro pazzo di nome Riccardo Chiesura che mi disse: cosa ti manca? E io: in verità adesso solo la moto. E lui: ok, ti seguo da un po', mi stai simpatico, tanto la moto la devo prendere comunque perché è da un po' che avevo questa idea pazza, te la lascio per le gare del campionato e poi a fine anno al massimo la rivendiamo o me la uso anche per un altro anno. E io ok, sinceramente non ci credevo manco per il cazzo. Un mezzo sconosciuto che vuole aiutarmi praticamente senza nulla in cambio? Alla fine sì, e il motorsport è bello anche per questo. È pieno di facce di cazzo invidiose, ma qualche rosa nel deserto c'è sempre. Quindi nell'arco di un mese avevo trovato tutto: comprato la moto, firmato il contratto con SK e mancava solo la cosa più preziosa: il tempo per far arrivare la moto. In Italia non esistevano delle R1 nuove per la vendita. Insomma, doveva arrivare da qualche parte e da molto lontano. Risultato: Ale Abatti mi raccontò delle gran palle fino all'ultimo momento per farmi stare tranquillo. Sì, la moto è qui, la stiamo mettendo a posto, mappe, banco, bla bla bla. In verità la moto non c'era ancora. L'hanno ricevuta per miracolo 5 giorni prima del round di Imola, il primo. Io pensavo di avere il motore bombardato con 1000 robe, eccetera, eccetera. Niente, ma ovviamente non lo sapevo. All'oscuro di tutto questo, mentre stavo andando in circuito, la moto di serie in pista veniva smontata completamente per inserire quei pezzi fondamentali per correre, quindi pedane, manubri, scarico, carene in vetroresina e via dicendo. Inizia il weekend e mi trovo subito bene senza aver fatto neanche il minimo test, quindi ero veramente felice. L'unica cosa che mi faceva storcere un po' il naso era che prendevo 10 km/h da un'altra Yamaha identica. Mi chiedevo: ma com'è possibile? Sarà il peso? Sarà che esco male la curva? Boh, non ci facevo tanto caso perché comunque ero lì davanti. E difatti qualifica, sbam, pole position con mezzo secondo al secondo. Giorno della gara mi sentivo una pressione addosso spaventosa. Un sacco di persone che avevano creduto in me erano lì e non potevo deluderle. Ma la testa fa brutti scherzi, lo sappiamo tutti. Vado da Ale e gli prendo la mano e me la metto sulla fronte e gli dico: ma secondo te sono caldo? E lui con una invidiabile poker face mi dice: assolutamente no, stai da Dio, sei freschissimo. In verità bollivo. Tanto ormai le chiacchiere erano finite, mancavano 5 minuti alla partenza ed era il momento di schierarsi in griglia. Semaforo verde e la gara andò così. Una gara veramente tosta perché il team ha finito la moto veramente, anzi la moto è arrivata solo una settimana fa, hanno fatto un lavoro pazzesco che mi ha permesso di vincere la gara, quindi ringrazio veramente tutto il team, ha fatto un lavoro straordinario. Per la prossima gara avremo qualche piccolo aggiornamento di motore, quindi speriamo in qualcosa anche di meglio e adesso vediamo di replicare domani. Dopo il podio mi sentivo, ragazzi,
non so come mi sentivo, di sicuro 100 kg più leggero. E la febbre era magicamente sparita. E per mettere la ciliegina sulla torta, Ale mi prese e mi disse: la moto, a parte le pedane, il manubrio e altre 3 stronzate, è completamente di serie. L'abbiamo rodata da Milano a Imola con la targa prova. Io personalmente, cioè Ale ovviamente, è per quello che non va un cazzo. Domani c'è gara 2, devi fare semplicemente quello che hai fatto oggi. Io, così. Gara 2, stesso dominio, stessa storia. A metà gara, tabella fuori, vai, spingi, fai il passo e non ce n'è stato per nessuno. Da lì in poi fu una bellissima stagione. Riuscii a recuperare anche qualche sponsor nel cammino e soprattutto riuscii a mettere da parte un po' dei soldini per il mio progetto social del 2018. Purtroppo alla penultima gara al Mugello ci fu un problema tecnico che mi fece decollare alle Biondetti perché la moto perdeva olio. Perché c'è la bandiera con disco arancione, ma in 2 curve, ecco esatto, in 2 curve è successo il patatrack. E mi infortunai, ovviamente mentre ero tranquillamente primo in campionato e in completo controllo. La mia solita fortuna. Comunque, arriviamo al termine della stagione 2017. Presi tutto quello che avevo, monetine, e andai a comprarmi queste benedette robe che mi servivano per iniziare il percorso dello YouTuber. Dal primo test del 2018 mi promisi che non ci sarebbero state fighe o distrazioni che tenessero. Dovevo far uscire 2 video a settimana senza saltare neanche una pubblicazione. Estate, Capodanno, Natale, non me ne fregava un cazzo. L'obiettivo era lì e bisognava andarlo a prendere. Se dopo un anno di lavoro in questo modo non avrei visto risultati, avrei detto bene, ci ho provato. Ovviamente senza l'aiuto di nessuno. No collaboratori, no videomaker. A quel tempo assolutamente non potevo minimamente permettermeli. Grazie ad Alberto e a degli eventi che avevo organizzato insieme ad altri youtuber in pista, la crescita fu esponenziale. In pochi mesi avevo raggiunto già 80.000 iscritti, che per me era una cosa senza senso. Sotto il lato sportivo nel 2018 il canale era aperto, quindi sapete cosa è successo, ma dal lato social, ebbene, quando si hanno pochi numeri è incredibile come le persone ti guardino come se fossi un coglione mentre registri, mentre sei lì a mettere a posto le GoPro e tutto il resto, pensando superficialmente che sia solo un discorso di egocentrismo. Quello è l'esatto momento dove non bisogna mollare, nonostante tutti gli occhi addosso e i giudizi esterni. A qualcuno non piaceva quello che facevo, era così e basta. Stavo imparando lungo quel cammino che più risplendi, più ombre proietti. Va di pari passo, è il prezzo da pagare. Essendo un novello dei social, agli inizi mi pesava, al contrario di adesso. Il pensiero è semplice: se quello che fai non fa male a nessuno e serve per la tua felicità e per la tua soddisfazione personale, pensare di rinunciarci per colpa degli altri è estremamente stupido. La meccanica del loro pensiero, se ci pensate, è basilare. Alla gente piace che tu stia bene finché non stai meglio di loro. Quindi meglio tenerti nella loro mediocrità rispetto a vederti un giorno realizzato là in alto a festeggiare i tuoi successi. Vabbè, mettendo da parte questo momento motivazionale, mi sono fatto trasportare un attimino. Fino ai 150.000 iscritti, sarò sincero con voi, aprivo la casella di posta e avete presente il suono delle cicale d'estate? Il rumore era quello. Nulla. Ma appena passato quel muro, ragazzi, gli sforzi hanno iniziato ad avere un senso e soprattutto a dare i primi risultati. Nonostante lo sdrogo, non dico il nome della Mattia se no mi demonetizzano il canale, e nonostante altri 1000 casini, sono riuscito a chiudere il primo contratto a costo zero. BMW iniziava a darmi una mano con i materiali e soprattutto iniziava a coinvolgermi in progetti veramente interessanti, come ahimè quello dell'HP4, che non è finito benissimo, ma sotto il profilo della visibilità ha avuto un successo pazzesco. Gli sponsor, al posto che cercarli io, iniziavano finalmente a suonare al mio campanello e in quel momento mi sono detto: forse ci siamo. Nel frattempo mio padre non sapeva assolutamente niente di quello che stava succedendo. Un giorno arrivò e mi chiese:
ma mi spieghi cos'è sta storia dei video? Perché un suo amico appassionato aveva visto qualche video e gli aveva detto: oh, cazzo, bella sta roba che sta facendo tuo figlio, bla bla bla, eccetera eccetera. E io, un po' in sbattimento perché non sapevo cosa dire, non me l'aspettavo, ho cercato di spiegargli il perché di tutto questo cinema, ma lo vedevo negli occhi che era un po' scettico. La chiuse con un ah, ok. Passano gli anni, tutto cresce, inizio a prendere collaboratori che mi diano una mano perché stavo andando veramente in burnout. Comunque il livello del national, il livello dei campionati si stava alzando, quindi avevo bisogno assolutamente di un aiuto, anche perché iniziavano ad esserci sempre aziende più importanti che richiedevano collaborazioni e quindi era obbligatorio alzare la qualità. Le persone che prima mi giudicavano iniziavano a chiedermi di essere nei video, tutto bellissimo. Se non che dal lato sportivo mi mancava qualcosa. Quando ero in BMW parlavo con la filiale italiana, che poi ovviamente doveva parlare con la madre tedesca, e le decisioni erano molto macchinose e lente per questo motivo. Volevo cercare di entrare in un progetto dove i ritmi erano da corsa, non commerciali. Quindi all'inizio tentai con una marca che sembrò veramente interessata ai progetti che avevo proposto e a tutte le idee che avevo in mente. Difatti, riunioni su riunioni, destra, sinistra, eccetera, eccetera. Poi tutto ad un tratto iniziarono a uscire un po' di problemi. Ah, il budget è stato tagliato, la colpa è di quello lì che non risponde alle richieste e boh, sapete, come quando la fidanzata ti ghosta. A quel punto mi ruppi i coglioni ancora prima di iniziare. Quindi dissi: sai cosa c'è? Tento l'all-in, tanto cos'ho da perdere? E voi vi chiederete: cos'è l'all-in? Ducati, la Ferrari delle moto. Figurati se con la forza del brand che possiedono sono interessati a un qualcosa del genere. Vabbè, alzai il telefono e chiamai il mio amico di vecchia data, Dario Marchetti, responsabile del Ducati DRE, e gli buttai lì l'idea. Dopo avermi ascoltato mi disse: fammi fare qualche chiamata. Tempo una settimana ed ero al telefono con Giulio Fabbri, responsabile marketing dei prodotti sportivi di Ducati, con il quale mi sono trovato subito in sintonia, anche perché ci conoscevamo dai tempi della Stock 600, ma soprattutto perché avevamo le stesse idee, la stessa voglia di fare e volevamo entrambi collaborare reciprocamente, ma fino a quel momento non c'era mai stata l'occasione banalmente di parlarci. Incredibile come le cose, anche le migliori, possano nascere dal nulla, letteralmente da una chiamata. L'anno dopo ero sulla moto che avevo sempre sognato, gli affari andavano sempre meglio e l'età della vera maturità, almeno sulla carta, l'avevamo raggiunta. 30 anni, ragazzi, 30 anni. Ed è proprio al mio compleanno degli ENTA che arrivò quello che possiamo dire la vera ciliegina sulla torta. Questa lettera di mio padre, che non vi leggerò integralmente per mantenere un minimo di intimità, ma penso che sia una degna chiusura per questo video molto importante, almeno per me. Mi chiedevo come saremmo arrivati a questa data e sono felice di vederti realizzato e di vederti fare un lavoro che ami. Questo è un grande privilegio, ma il merito di averlo raggiunto è tutto tuo. Ci sei riuscito con le tue forze e senza l'aiuto di nessuno. Sono orgoglioso di te, anche se non smetterò mai di darti i miei consigli che spero possano aiutarti a mantenerti quello che sei. A parte il lavoro, sono orgoglioso per come sei, equilibrato e giusto. Forse qualcosa del mio DNA sono riuscito a passartelo. Ti auguro una vita felice che per certi aspetti comincia proprio oggi, nel giorno che rappresenta la presunta maturità.